tutti, io sono Eva Basile e collaboro col DHG dal 2007. Questa volta ho deciso di utilizzare del cardato in Merinos extra fine per creare dei piccoli contenitori. Questi contenitori hanno all'interno un colore neutro e fuori questa serie di sfumature di colori a contrasto. Il Merinos è una lana estremamente morbida, mentre altre lane che sono più grossolane hanno caratteristiche diverse e si usano tanti per oggetti diversi. Mi piace molto lavorare questo tipo di oggetti perché poi alla fine si possono usare per tante occasioni, ci metti dentro un regalo, ci metti dentro i fiori, se li impermeabilizzi poi diventano eventualmente anche dei vasetti per metterci non solo i fiori secchi ma anche quelli, quelli veri. Stendo un foglio di pluriball che sia sufficientemente grande, stendo 2 strati di lana in modo che abbiano direzioni opposte e bagno il lavoro. Ho ritagliato una forma circolare e la appoggio sulla lana in modo da infeltrire parzialmente il lavoro che si trova sotto il disco. Successivamente ripiego la lana sopra la forma. Faccio attenzione che non si formino grinze e a questo punto posso inserire dell'altra lana in modo omogeneo, in modo da avere lo stesso spessore da entrambi i lati. Bagno e procedo a infeltrire utilizzando il pluriball che si trova come base del lavoro. Dopo aver infeltrito con la mano faccio in modo da far aderire la lana infeltrita alla forma che si trova all'interno, in modo che sia più vicina possibile e non si formino degli appiattimenti sulla parte esterna. Insaponandomi la mano riesco a far scivolare la mano sulla lana. Ripeto l'operazione su entrambi i lati in modo che sia perfettamente aderente. A questo punto procedo a inserire il colore che voglio che si trovi sull'esterno, facendo in modo che sia un paio di centimetri almeno più ampio della parte già infeltrita. Bagno e infeltrisco. Posso girare il lavoro e posso girare anche la lana sulla superficie del lavoro, sempre facendo attenzione che non si formino grinze. E riempio la superficie con lana, lasciando la parte centrale scoperta per poterci mettere poi l'altro colore. Inserisco questi ciuffi in modo circolare, quindi al centro, nella parte rimasta scoperta, vado a mettere l'altro colore ed eventualmente ci posso inserire dei bottoni a creare decorazione. Bagno nuovamente e infeltrisco. Anche in questo caso faccio attenzione che non si formino grinze sui bordi e quindi muovo la lana con la punta delle dita verso l'interno. Applico un velo di plastica per far scivolare le mani e comincio a massaggiare. Dopodiché posso cominciare a rullare usando il pluriball che si trova sotto al lavoro, aprendo il rullo e controllando che tutto proceda al meglio. Ruotando il lavoro in modo da indurre un infeltrimento ottimale. Verifico che la lana non abbia formato una piega piatta, quindi muovo con i polpastrelli la falda già infeltrita. Adesso possiamo lavorare con una tovaglietta di bambù per procedere all'ultima fase dell'infeltrimento. Avvolgo il lavoro all'interno della tovaglietta partendo con un rullo abbastanza distante in modo che ci sia già uno spessore rigido quando la tovaglietta verrà inserita nel rullo. Ovviamente si possono usare anche dei lacci per chiudere il rullo e lavorare con più facilità.
Inserendo nell'acqua calda, infeltrisco ulteriormente. Una volta che è ben compatto, posso tagliare al centro ed estrarre la forma di Pluriball. Il materiale è abbastanza elastico da poterlo modellare ulteriormente. Allargo il foro facendo tensione sui lati e inserendoci piano piano anche la mano all'interno. Ora posso cercare di allungare la forma inserendolo nel canniccio e mi insapono bene le mani per procedere all'infeltrimento e portare la forma da piatta e schiacciata a verticale, agendo su tutta la circonferenza. Lo immergo nuovamente nell'acqua calda in modo che torni a essere più elastico e quindi più modellabile. Ritaglio un cerchio di Pluriball, ci applico un pezzo di Pluriball abbastanza grande da permettermi di lavorare. Applico della lana. Prendo la lana in modo che superi l'ampiezza del cerchio, dopodiché posso estrarre il cerchio di Pluriball da sotto il lavoro per poterlo poi applicare sul lavoro per le fasi successive. Faccio sempre attenzione a creare una sfumatura graduale fra i due colori. Bagno il lavoro e comincio a infeltrire. Sull'altro lato stendo la lana del colore più esterno su tutta la superficie. Sull'altro lato stendo la lana del colore più esterno su tutta la superficie. Bagno e infeltrisco. Mi aiuto con un velo di plastica leggera. Anche in questo caso faccio in modo che la lana non vada a sbordare rispetto al Pluriball e quindi la tiro delicatamente verso l'interno. Faccio in modo che non rimanga aria sotto la lana dell'altro colore. Metto la lana del colore che rimarrà all'interno facendo in modo che si incroci a 90 gradi nei due strati. Bagno e procedo a infeltrire. Una volta che è bagnato in trasparenza si vede emergere il disco di lana rosa e comincio a rullare avvolgendo nel Pluriball. A questo punto posso ruotare il lavoro e applicare la lana che sporgeva all'interno del disco e procedere a inserire poi altra lana bianca sulla superficie. Bagno e infeltrisco. Rullo per qualche minuto, poi apro il rullo e ruoto il lavoro di 90 gradi affinché l'oggetto mantenga la forma. Taponando bene la mano posso farla scivolare sul lavoro e quindi manualmente e delicatamente indurre l'infeltrimento in tutte le parti. Posso inserirlo nell'acqua calda in modo da infeltrirlo ulteriormente e a questo punto posso tagliarlo per estrarre la forma di Pluriball e procedere poi a dare la forma definitiva all'oggetto. Facendo un po' di forza sul bordo, io allargo il foro fino a poterci inserire dentro la mano e a questo punto posso girare il lavoro. Inserirlo nell'acqua calda mi permette di renderlo di nuovo malleabile. Battendo il lavoro sulla superficie della tavola posso indurre ulteriore infeltrimento. Rullandolo tra le mani lungo la circonferenza ottengo una forma tridimensionale da piatta a 3D. Avvalendomi di un oggetto che metto all'interno posso schiacciare ulteriormente e cercare di rendere tridimensionale ma allungato questo lavoro che nasceva come un disco piatto. E a questo punto il lavoro è concluso e abbiamo due piccoli vasi, uno di forma verticale e l'altro più schiacciato,